Ciao a tutti amici appassionati di motori, bentornati in un nuovissimo video. Oggi sono super felice perché vi devo mostrare uno dei prodotti più interessati di tutto il 2026, ma io direi anche del 2027, e parliamo della nuovissima Insta360 X6 che io sto testando in realtà da un mese e mezzo circa, quindi ho avuto modo di spremerla per bene, di vedere tutte le sue funzionalità, anche perché ci sono stati vari aggiornamenti. Ma premessa molto importante è questa: come sempre è una recensione per l'utilizzo in moto, quindi seguite questa recensione soprattutto se pensate che il vostro utilizzo sia principalmente in moto. Altra cosa, all'interno del canale trovate una playlist con tutte le recensioni sulle camere Insta360, e se volete supportare il canale in maniera del tutto gratuita, all'interno della descrizione trovate il link e il codice mio affiliato, per cui se deciderete mai di comprare una camera Insta360 arriverà una piccola commissione. Occhio però che dal 17 agosto fino al 27 settembre ci saranno 3 differenti tornate di sconto, quindi con sconti alterni su varie fasce di prodotti. Vi ricordo come sempre che col mio codice riceverete degli omaggi, quindi approfittatene. Siamo alla prima tornata in questo momento e ce ne saranno altre 2, mi raccomando, fino al 27 settembre. Ma direi piccola intro e partiamo con la recensione. Ok, prima di accendere la X6 andiamo un pochino a studiarcela all'esterno, perché la prima cosa che notiamo rispetto alle precedenti serie ovviamente è che cambia tutta la sua ergonomia e possiamo dire anche praticamente la sua forma. Rispetto alla X5 ed alle precedenti, praticamente Insta360 da questa X6 decide di creare un corpo un pochino più compatto, più basso, più schiacciato, non rinunciando però ad uno schermo gigantesco. Infatti questo schermo secondo me è uno dei suoi principali aspetti poi nell'utilizzo quotidiano, perché veramente ce la fa usare in una maniera semplice. Possiamo dire quindi che questa X6 diventa un pochino più versatile, sicuramente molto meno ingombrante perché abbiamo bisogno di meno profondità per esempio all'interno di una tasca, quindi sembra proprio che il volume sia diminuito, anche se poi è leggermente più ciotta rispetto alla X5, anche se su questo poi voglio tornare alla fine del video quando vi dico ciò che ho notato che magari non mi ha fatto letteralmente impazzire, però ne parliamo dopo. Come sempre sapete che quando io faccio una recensione mi piace sempre elogiare quello che c'è da elogiare, ma mi piace anche darvi qualche spunto di riflessione. Secondo me questo l'avete imparato. Oltre la forma, questo schermo OLED bellissimo e insomma tutto quello che poi andremo a vedere, come i microfoni con le varie cover antivento che questa X6 ha incorporato, c'è una differenza sostanziale rispetto alle precedenti, ovvero questi nuovi sensori da 1/1,1 pollice che sono veramente grandi e catturano il 300% di luce in più rispetto alla X5, non so se mi spiego, che sono fatti direttamente in collaborazione con Sony, e questa secondo me è una delle più grandi novità di questa X6, perché nonostante tutti gli upgrade dal punto di vista di funzionalità, intelligenza artificiale, di chip che scopriremo durante il video, la cosa che salta di più all'occhio soprattutto quando andate a lavorare le immagini in prima persona, e questo ve lo posso dire io che ho usato appena uscita l'X5 fino a poco fa, c'è veramente un grande salto di qualità, e non è dato dalla nuova risoluzione massima di 8K a 50 frame per secondo, ma è dato proprio dalla quantità di luce, dalla quantità di dettaglio che questa X6 ha. Ma chiaramente dovete provarla o dovete provare a capirlo dalle immagini che vi sto mostrando ora. Viene da sé infatti che per esempio anche per la modalità notturna qui c'è un upgrade lato software, ma c'è un upgrade soprattutto lato hardware, quindi questi due sensori sono veramente un bel passo in avanti rispetto alla X5. Vi devo aggiungere anche che all'inizio io non credevo che ci fosse questa differenza con la X5, perché la reputavo già un top assoluto. Poi mi sono ricreduto quando sono andato a mettere sotto stress, sotto alcune luci, magari utilizzando anche filtri ND, ho cacciato fuori delle immagini che per me oggi sono senza senso. Quando dico che sono senza senso intendo che oggi potremmo utilizzare questa X6 in modalità 360 accompagnando una videocamera professionale come quella che sto utilizzando in questo momento per riprendermi, e vi potrei dire che non ci sarebbe una
estrema differenza come prima, ovvero non si noterebbe quel salto di qualità di immagine che prima invece si notava. Ritornando un attimino al form factor e da quello che troviamo all'esterno di questa X6, vediamo la presenza di ben 5 microfoni, uno sul posteriore, 2 qui sui laterali e altri 2 qui sulla parte anteriore. La figata è che con questa X6 riusciamo ad ottenere un audio della moto pulito anche per esempio quando c'è tanto vento, anche quando stiamo andando veloce, e con le varie impostazioni di acquisizione di audio di questa X6 anche con l'aiuto del software veramente riusciamo ad ottenere un audio pulitissimo, molto più pulito rispetto al passato. Provare per credere. Chiaramente anche in questa X6 troviamo l'attacco magnetico e l'attacco a vite sotto la camera. La accendiamo un attimo, vi faccio vedere un poco. Guardate anche questo LED sotto lo schermo, cioè guardate che porzione di camera prende questo schermo, guardate soprattutto come si vede bene, veramente fantastico. Tra l'altro è uno schermo con un sensore di pressione, quindi noi potremo tenere premuto lo schermo e lui praticamente partirà con la ripresa. Questa è una cosa molto utile soprattutto se abbiamo per esempio i guanti e quindi non abbiamo la piena sensibilità con la mano. Vi faccio anche vedere la nuova risoluzione massima è di 8K a 50 frame per secondo se andiamo sulla modalità 360, quindi possiamo avere una ripresa più fluida rispetto all'8K a 30 e possiamo anche decidere di rallentare, ma la cosa interessante è che spunta questo 6K a 60 frame mentre il 4K passa a 100, quindi possiamo un pochino riprendere come preferiamo. Io vi consiglio sempre di utilizzarle alla massima impostazione, quindi in questo caso 8K a 50. Entriamo un pochino più nell'utilizzo in moto e come la uso maggiormente io per fare le riprese che state vedendo esattamente sul casco. Grazie all'attacco magnetico ci mettiamo veramente un istante sia praticamente ad attaccarla che a staccarla, quindi se poi vogliamo spostarla su un selfie stick, e la cosa bella è che da questa per esempio inquadratura possiamo fare molteplici immagini, possiamo grazie all'inclinazione dell'immagine allontanare e riprendere anche il casco come state vedendo ora, e possiamo anche utilizzarla praticamente proprio come se fosse un action cam tradizionale. Tra l'altro c'è anche un supporto che la sposta in orizzontale e in questo modo non ci andrà a dare fastidio praticamente alla nostra visuale. Una cosa fighissima però è la possibilità di utilizzarla appunto come stavo dicendo come una tradizionale action cam, quindi se vogliamo, come succedeva anche con le precedenti Insta360, possiamo andare a decidere di utilizzare la camera in modalità flat, quindi escludendo un sensore e eliminando tutto quello che è il processo di post produzione. Quello che state vedendo in questo momento è un filmato fatto in POV, praticamente in singola lente, quindi non è stato fatto nulla di post produzione ed in questo caso specifico utilizzavo un filtro ND da 32, quindi se qualcuno può essere spaventato dalla post produzione guardate questa immagine e rendetevi conto. Vi dico che anche la X5 faceva bellissimi filmati a singola lente, ma qui proprio per il discorso che facevo sul nuovo sensore la qualità è parecchio superiore. Abbiamo quindi come sempre la possibilità di registrare in modalità 360, in modalità flat a singola lente. Chiaramente abbiamo varie funzioni come l'horizon lock, ovvero il fatto che noi possiamo girare la videocamera su se stessa e l'orizzonte rimarrà bloccato, e questo in modo ci può rendere una ripresa molto carina perché possiamo bloccare l'orizzonte e quindi farà tipo effetto gimbal se vogliamo intenderlo così. Ma una delle grandi novità di questa X6 è all'interno, noi non la possiamo vedere ma io posso provare a raccontarvela, perché questa X6 ha all'interno 3 chip, tutti e 3 che lavorano in combinata con l'intelligenza artificiale, 2 che si occupano praticamente della rielaborazione e di tutto quello che può essere il miglioramento dei colori, delle luci, dei bilanciamenti, delle riprese, e un chip specifico che servirà solo ed esclusivamente ad analizzare i video e a montare i video. Infatti da questa X6 c'è una funzione che noi possiamo attivare che si chiama regista IA. Cosa significa? Che lei in maniera del tutto autonoma, senza avere bisogno di connessione o un collegamento al telefono, andrà a fine giornata, quando la metteremo in ricarica, andrà a elaborare un intero video montato, e io dico anche molto bene perché riuscirà a prendere i momenti salienti, comprensivo di musica, transizioni ed effetti. Questo totalmente
in autonomia, noi non dovremo fare nulla, lei ci informerà solo quando il video sarà pronto. Quindi immaginiamo per esempio che andiamo a fare un viaggio, noi per tutto il giorno utilizziamo la nostra Insta360 X6, la sera o il pomeriggio la mettiamo in ricarica, a un certo punto lei ci avviserà che il video è pronto, la colleghiamo al telefono, dopodiché se il video ci piace lo scarichiamo, oppure possiamo andare a modificare le singole clip che lei ha inserito, quindi possiamo andare a cambiare inquadratura, a cambiare transizione, a cambiare effetto, e questo credetemi che è una roba che io non avevo mai visto su nessun dispositivo in generale, ma non pensavo proprio fosse possibile. Infatti fatemi fare un piccolo elogio a Insta360 perché penso che da questo punto di vista non hanno competitor sul mercato, veramente nessuna azienda di nessun settore. Questa è una cosa che io all'inizio sottovalutavo, pensavo fosse comunque un di più perché all'interno delle X5 già, le X4 Air, anche le precedenti, esiste già l'auto edit, ci sono già tante funzioni che ti semplificano la vita, ma questa fatta così bene veramente lascia senza parole, e questa è una cosa che potete solo provare nel momento in cui chiaramente acquistate ed utilizzate la X6. Chiaramente essendo una nuova generazione, avendo un chip in più, essendo passato un anno e mezzo dall'uscita della X5, ci sono anche dei miglioramenti di tutte le funzioni che già erano presenti sulle precedenti camere, più specificamente sulla X5, perché per esempio la modalità Pure Video in questa X6 viene chiamata Pure Video 2.0, è stato migliorato essendo un sensore che cattura più luce. Chiaramente tra l'intelligenza artificiale e il sensore in sé riusciremo a lavorare molto meglio le immagini e c'è proprio una differenza netta. E un'altra cosa che è migliorata è chiaramente questa batteria che riesce a fare poco più di 2 ore in 8K a 50 frame per secondo, e una cosa che ho notato io è che è stato migliorato anche tutto il sistema di ventole, non so come dire, comunque nonostante le temperature folli di quest'estate, e agosto, sto registrando questo video ad agosto, la camera non si surriscalda mai, cosa che invece sulle X5 e le precedenti succedeva spesso, anche se sempre in maniera contenuta, però vedo che questa scalda proprio meno. Non è finita qui, perché un'altra novità di questa X6 è la memoria interna da 47 GB, quindi qualora noi non volessimo inserire memorie esterne o qualora può capitare ci dimentichiamo una scheda SD da inserire, abbiamo la possibilità di contare su 47 GB che sicuramente in 8K a 50 non sono tantissimi, ma possiamo farci tranquillamente le nostre riprese. Chiaramente possiamo andare anche a gestire in maniera manuale tutte le impostazioni della nostra X6 e possiamo decidere di gestire tutto in maniera manuale come ISO, bilanciamento del bianco eccetera eccetera, o in maniera standard. Guardate quanto è piccolina, e io direi proprio quanto è carina, cioè mi piace tantissimo questo nuovo form factor, anche se ho da fare un appunto. In questo momento sto utilizzando i nuovissimi anche Insta360 Mic Pro, quindi microfono wireless, e vediamo insieme anche qui come gestisce un passaggio da ombra praticamente a luce. Luce non estrema perché ci sono un po' di nuvole come vedete, ma guardate come va a gestire tutti i colori perfettamente. E altra cosa, sto utilizzando oltre che il Mic Pro un altro accessorio nuovissimo, ovvero il selfie stick con batteria, quindi possiamo andare ad accendere, spegnere, gestire l'inizio ripresa o stoppare una ripresa direttamente dai pulsanti qui sul manico, e guardate un pochino come vengono queste riprese sia dal punto di vista di audio sia dal punto di vista di gestione luce. Veramente tanta roba, secondo me è un passo epocale e sta facendo tutto in automatico. Attenzione però, perché le novità di questa X6 non sono finite, ed una che mi piace particolarmente, chiaramente non sono andato in ordine di importanza ma ve le sto elencando in maniera un po' sparsa, è l'implementazione del nuovo profilo colore iLog a 10 bit. Cosa significa? Che riusciremo a catturare molte più informazioni, molto più dettaglio e quantità di colori all'interno dell'immagine, che chiaramente dovremo colorare in post produzione. Si può colorare col profilo colore di Insta360 presente sulle app e sui loro software, ma se siamo smanettoni e sappiamo un pochino colorare le immagini, si possono ottenere secondo me dei filmati molto più cinematografici. Io preferisco tanto utilizzare questo profilo colore, e questa è una cosa che non si era mai vista su una camera 360, quindi altro tassello che viene aggiunto a questo fantastico mondo che ormai veramente ha del pazzesco, si può dire. Questa è la stessa impostazione di prima della Insta360, quindi sempre tutto in automatico ma col profilo iLog 10 bit.
e questa che vedete ora invece è come siamo andati a colorare questa immagine, e guardate le differenze proprio di dettaglio, di colori, secondo me molto meglio, quindi usatela, questo è il mio consiglio. Lato software ci sono anche degli aggiornamenti sia per quanto riguarda PC che telefono. Io credo che Insta360 sia pieno di funzioni super intelligenti, super intuitive, per cui in questo momento andiamo a tracciare la moto, noi giriamo attorno alla moto e il soggetto sarà sempre al centro, quindi tanta roba. Vediamo anche l'altra mia telecamera con il Mic Pro, il secondo Mic Pro che utilizzo per lei, quindi ormai sono praticamente full Insta360 sia audio che video. Veniamo però ad un aspetto che a me non ha fatto impazzire di questo nuovo form factor della X6, ovvero il fatto che la forma sia più piccolina, più schiacciata è sicuramente un pro, perché ci dà meno fastidio sulla camera, è anche un pochino più leggera, è proprio in generale meno ingombrante. Ma una cosa che ho notato è che quando andiamo ad avvitare la camera sui vari selfie stick è molto più facile che ora andiamo a toccare le due lenti, quindi le andiamo a sporcare un pochino più facilmente. E l'altra cosa è che prima, con la forma allungata delle X5 a scendere, praticamente avevamo quei 2 cm in più quando andavamo a mettere la camera sul casco, per cui ci sformava meno l'effetto POV del nostro casco, cioè quando andavamo ad inquadrarci riuscivamo a prendere l'immagine un pochino meglio rispetto ad ora. Sono sciocchezze, però mi andava di darvi questo mio appunto, perché è una cosa che ho notato appunto utilizzando la camera tutti i giorni. Abbiamo quindi fatto una recensione a 360 gradi su tutte quelle che sono le novità, le principali novità di questa nuova Insta360 X6. Vi ricordo che è passato praticamente 1 anno e mezzo dall'uscita della X5, è stato fatto secondo me un bel upgrade che all'inizio non mi aspettavo, finché poi non ho provato per bene la camera, fosse così evidente, soprattutto lato qualità di immagine. Alla domanda se conviene passare dalla X5 alla X6, io direi che se avete proprio super esigenze e se volete abbinare i filmati della X6 o comunque della vostra Insta360 a delle camere professionali, allora secondo me sì. Se invece il vostro utilizzo magari è social, io aspetterei forse la X7 tra un po', ma se avete precedenti modelli tipo X4 in poi, assolutamente questo è un salto epocale. Quindi vi ricordo che ci sta una playlist con tutte le altre recensioni, vi ricordo anche che in descrizione trovate il codice affiliato con cui avrete degli omaggi e sosterrete il canale. Io come sempre vi chiedo di fare un commento, fatemi sapere magari se avete qualche perplessità, ci tengo tanto alla vostra opinione, quindi fatemi sapere se avete provato le precedenti, se avete avuto dei problemi, se siete rimasti scottati per qualcosa. Noi ci vediamo alla prossima recensione da me e dalla X6. Bella ragazzi, da DAVR. Ciao ciao!